Bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e in questo video parleremo di pH e della sua importanza per i sistemi idroponici, anche se in realtà è importante anche per il suolo. Quindi, se vi siete persi le puntate precedenti, vi lascio il link in descrizione. Partiamo a bomba per capire subito che cos'è il pH. Il pH, o potenziale di idrogeno, è una misura dell'acidità o della basicità di una soluzione. Il termine pH fu creato nel 1909 dal chimico danese Søren Sørensen, che, nonostante la mancata originalità nella scelta del nome da parte dei suoi genitori, lui riuscì comunque a farsi strada nel mondo scientifico, ricoprendo un dottorato di ricerca presso l'Università di Copenaghen. Per primo introdusse il concetto di pH come un modo conveniente per esprimere l'acidità di una soluzione acquosa. Questa è l'equazione del pH. pH che è uguale a meno logaritmo in base 10 della concentrazione degli ioni di idrogeno, detti anche H+. Letteralmente la P si traduce con potenziale di una grandezza, in questo caso dell'idrogeno. Ma nel contesto della chimica rappresenta anche l'operazione matematica del logaritmo negativo. Infatti, nell'equazione del pH, la lettera P posta davanti a una grandezza significa che bisogna calcolare il logaritmo negativo di quella grandezza. Pertanto P corrisponde a meno log, dove pH è il potenziale di idrogeno e H+ è la concentrazione degli ioni di idrogeno in una soluzione. Quindi, quando si parla di pH, si fa riferimento alla concentrazione di ioni di idrogeno in una soluzione acquosa, in una scala che va da 0 a 14. Anche se l'ossigeno non è direttamente coinvolto nella formula, tuttavia svolge un ruolo importante nel contesto della basicità di una soluzione e dopo vedremo il perché. Se la concentrazione di ioni di idrogeno in una soluzione è di 1 per 10 elevato alla meno 7 moli per litro, il pH della soluzione sarà pH uguale meno logaritmo di 1 per 10 elevato alla meno 7, che darà come risultato 7, quindi un pH neutro, poiché abbiamo detto che la scala del pH va da 0 a 14. Non so se per voi è lo stesso, ma per me, che non sono un chimico, questa formula è abbastanza complicata. Quindi adesso cercherò di spiegarla a modo mio, cioè semplificando come sempre il più possibile. Immaginiamo di avere un sacchetto con all'interno delle palline rosse e delle palline blu. Le palline rosse rappresentano gli ioni H+, cioè gli ioni di idrogeno, mentre le palline blu rappresentano gli ioni OH-, cioè gli ioni idrossido. Un attimo fa vi ho detto che c'entrava anche l'ossigeno e tada, eccolo qua. Quando mescoliamo queste palline nel sacchetto si forma una soluzione acquosa. Se si hanno molte più palline rosse H+ rispetto a quelle blu o H-, la soluzione sarà acida. In altre parole, il pH sarà inferiore a 7, come ad esempio nel succo di limone o nel vino, ma anche nel caffè. Diversamente, se si hanno molte più palline blu o H- rispetto a quelle rosse H+, la soluzione sarà alcalina. In questo caso il pH sarà superiore a 7, come ad esempio nell'acqua e sapone, nell'acqua di mare o nell'ammoniaca. Riassumendo, il pH di soluzioni acquose è una scala che va da 0, che indica la massima acidità, a 14, che è la massima basicità, o anche conosciuta come massima alcalinità. Va da sé che qui nel mezzo, con un valore di 7, come abbiamo detto prima, avremo la neutralità, come ad esempio nell'acqua pura a 25 gradi centigradi. E questo è il pH spiegato in modo semplificato, che in fin dei conti però è quello che ci serve, anche se il pH rimane comunque una misura fondamentale nella chimica.
Per essere chiari, il pH gioca un ruolo importante per le coltivazioni in terra, influenzando direttamente la disponibilità dei nutrienti che le piante possono assorbire e utilizzare per la loro crescita. Ma allora cosa c'entra il pH con i sistemi idroponici? Per la crescita e la produzione delle piante in un sistema idroponico è fondamentale che gli elementi minerali necessari siano completamente disciolti nella soluzione nutritiva. Pertanto, quando parliamo di nutrienti disponibili in idroponica, intendiamo che questi siano completamente disciolti nella soluzione e anche nel modo giusto. Per sapere qual è il modo giusto, se ve lo siete persi, vi rimando al video intitolato Idroponica fai da te con il sottotitolo Gli elementi essenziali. Ciò che ci interessa comprendere in questo momento è che la capacità dei minerali di dissolversi e rimanere in soluzione è direttamente influenzata dal pH. Infatti, per dissolversi, le molecole dei minerali devono essere in grado di superare le forze attrattive delle molecole dell'acqua. Apro una piccola parentesi per spiegare le forze attrattive perché sono importanti. Le molecole dell'acqua si attraggono a vicenda tramite dei legami a idrogeno. Questi legami si formano perché l'acqua è una molecola polare. L'ossigeno è leggermente negativo e gli idrogeni sono leggermente positivi. Quando un idrogeno positivo si avvicina a un ossigeno negativo di un'altra molecola d'acqua, si crea un legame a idrogeno. Questi legami sono abbastanza forti da dare all'acqua le sue proprietà speciali, dei superpoteri, come l'alto punto di ebollizione e la tensione superficiale. Pensate che questi legami influenzano una vasta gamma di fenomeni biologici ma anche fisici, dalla conformazione tridimensionale delle proteine, cruciali per le funzioni biologiche, fino alla straordinaria abilità dell'acqua di risalire nei tessuti vegetali, sfidando appunto la forza di gravità, attraverso il processo della capillarità. Chiusa parentesi. Se il pH della soluzione diventa troppo alto o troppo basso, gli elementi minerali essenziali possono precipitare fuori dalla soluzione o bloccarsi, rendendoli non più disponibili per le piante. Ma della precipitazione e del blocco ne parleremo tra un po'. Il controllo del pH tramite la misurazione e la sua eventuale modifica diventano fondamentali per mantenere i nutrimenti in uno stato disciolto e disponibile per le piante. Per illustrare meglio come varia la disponibilità di alcuni elementi minerali essenziali in una soluzione, in funzione del pH, mi aiuto con questa grafica. Partiamo con l'azoto. La sua disponibilità varia in funzione dell'attività microbica del suolo o della soluzione nel caso di una soluzione organica, che a sua volta è influenzata dal pH, anche se in linea di massima possiamo dire che la sua disponibilità maggiore è tra pH 6 e pH 7,5. Il fosforo, ma come anche il calcio invece, hanno un range di pH molto ridotto che va da 6,5 a 7,5. Il potassio e lo zolfo sono maggiormente disponibili con un pH superiore a 6. Il magnesio invece è maggiormente disponibile nella fascia che va da 6,5 addirittura fino a 9. Il ferro è l'elemento che è più disponibile in ambienti acidi, con pH inferiore a 6,5. Il rame, lo zinco, il boro e il manganese, questi sono elementi che sono più disponibili in ambienti acidi, con pH minore di 7 e comunque maggiore di 5. Il molibdeno, a differenza del ferro, è più disponibile in ambienti molto alcalini. Anche se questo è un po' il sunto scientifico, devo dire che ho notato per la maggior parte delle piante e verdure
che risulta più piacevole il range che va da 6 a 7,5. Man mano che le piante progrediscono nel loro ciclo di crescita, assorbiranno nutrienti diversi e anche con delle velocità di assorbimento diverse. Ciò non significa solo che il pH cambierà in modo diverso durante il ciclo di crescita della pianta, ma indica anche che ci saranno lievi differenze nell'intervallo di pH ottimale per ogni parte del ciclo di crescita. C'è anche un altro parametro importantissimo che varierà al variare del consumo dei minerali essenziali. Questo è il parametro EC, la conduttività elettrica, ma ne parleremo meglio in un prossimo video. Dalla grafica abbiamo visto che se si sposta troppo in alto o troppo in basso il valore del pH, potrebbero non essere più disponibili alcuni minerali essenziali e se la situazione perdura per qualche tempo, potrebbero anche palesarsi evidenti segni di malnutrizione. Prima si vedranno dei segni a partire dalle foglie o nel caso, se fosse già in fase di fruttificazione, si potrebbero vedere dei frutti deformati, oppure, infine, si potrebbero riscontrare anche dei rallentamenti nella crescita complessiva della pianta, che sinceramente non è una bella cosa. Comunque sia, delle leggeri oscillazioni del pH potrebbero anche non essere portatrici di disgrazie, ma è meglio che non escano dal range magico che va da 6 a 7,5. Naturalmente questo range è valido per la maggioranza degli ortaggi che possiamo coltivare in idroponica. Naturalmente ci sono dei casi specifici in cui deve essere più acido o più basico. Mi sono dilungato un po' su questa parte del pH prima di fiondarmi a prendere in mano una cartina tornasole o un misuratore di pH elettronico, perché penso che se non sono più che chiari questi concetti, si potrebbe poi incorrere in altri problemi più gravi quando si andrà a correggere il pH della soluzione. Ma adesso è venuto il momento di vedere con quali strumenti si testa il pH di una soluzione acquosa. Incominciamo col dire che ci sono diverse opzioni per misurare il pH, tra cui metodi semplici ed economici come le strisce sensibili al pH, conosciuto meglio anche come cartina tornasole, e i kit di test liquidi. Qui ad esempio ho delle cartine tornasole e dopo vedremo come funzionano. I kit di test liquidi di solito richiedono di riempire una piccola fiala con la soluzione da testare, per poi aggiungere alcune gocce di un colorante sensibile al pH. Il valore del pH viene quindi determinato in base al colore che assume la soluzione, confrontandola con una scala di colori tipo questa. Le strisce di test del pH invece vengono immerse in un campione della soluzione nutritiva e il loro colore viene poi anch'esso confrontato con questa scala per determinarne poi il valore. Nonostante il loro basso costo e la semplicità d'uso, questi metodi non sono poi così precisi. D'altro canto, i misuratori di pH digitali sono strumenti più precisi per misurare il pH, ma richiedono una certa cura nell'uso. Come tutti gli strumenti di precisione, devono essere mantenuti in buone condizioni. Se trascurati o usati in modo improprio, possono fornire letture inaccurate a causa della contaminazione o del deterioramento della sonda. Gli elettrodi dei misuratori di pH devono essere sostituiti periodicamente, anche con un uso e una manutenzione corretti. Tuttavia, seguendo alcune buone pratiche, è possibile assicurare letture accurate e prolungare la vita dell'elettrodo del misuratore. Io ne ho due. Questo qui
è un po' da battaglia, del costo di circa 10 euro, e questo invece è più professionale, che essendo uno strumento multifunzione restituisce, oltre che al valore del pH, la temperatura e la conduttività elettrica, espressa in microsiemens oppure in ppt. Questo l'ho comprato 25 anni fa e funziona ancora bene. Ho sostituito la sonda 3 o 4 volte in 25 anni, quindi direi che il suo lavoro lo fa egregiamente, e mi ricordo che l'ho pagato all'incirca sui poco meno di 300.000 lire. Era 25 anni fa, c'erano ancora le lire. Esistono poi dei sistemi tecnologicamente più evoluti e anche più costosi, che permettono di controllare inline, cioè sempre immersi nella soluzione, sia il pH e sia la conduttività elettrica. Ma questi che ho elencato, cioè questi due qua, per cominciare sono più che sufficienti. Bene, proviamo a misurare il pH con una cartina tornasole e poi misuriamo con uno strumento multifunzione digitale. Questa era la soluzione che avevamo preparato la volta scorsa. Qui ne ho ancora un po' da parte nel caso in cui sbagliassimo a aggiungere l'acido, quindi nel caso in cui dovessimo correggere. Quindi partiamo subito con la misurazione del pH con la striscia tornasole. La possiamo immergere direttamente dentro la vaschetta. Ecco, vediamo che ha preso una colorazione. A questo punto andiamo ad avvicinarla e possiamo vedere che è sul 7. A questo punto possiamo provare a misurare con il tester. Accendiamo, lo posizioniamo sul pH e immergiamo. Muoviamo un pochettino. Non so se si vede, ma è 7,13. Diciamo che potremmo andare a regolare un po' la soluzione per farla scendere, perché inizialmente per la lattuga è meglio che sia leggermente più basso. Quindi possiamo procedere con la regolazione. Nelle mie esperienze passate con le coltivazioni idroponiche ho imparato a non usare direttamente le sostanze regolatrici del pH direttamente nella soluzione nutritiva, preferendo la modalità di una diluzione in un recipiente a parte come questa, in percentuali, prima di aggiungerle alla soluzione nutritiva. La motivazione è molto semplice. Ricordate che prima vi ho accennato del blocco e della precipitazione dei nutrienti? Ecco, l'aggiunta diretta dei regolatori del pH alla soluzione può creare variazioni estreme e localizzate del pH, causando la precipitazione dei nutrienti fuori dalla soluzione. Per prevenire questo problema, per effettuare le regolazioni più precise, consiglio di diluire i regolatori del pH in acqua prima dell'uso, come ho fatto io. Questo aiuta anche a evitare l'uso eccessivo dei regolatori. Successivamente basta aggiungere piccole quantità della soluzione diluita per regolare il pH fino a raggiungere il livello desiderato. Dico piccole quantità per questo quantitativo di acqua. A proposito di regolatori di pH, ma cosa sono? I regolatori di pH sono sostanzialmente degli acidi. Pertanto, prima di maneggiarli, prendete le giuste precauzioni
di sicurezza personale, leggendo il libretto illustrativo del prodotto o quantomeno l'etichetta. Lì dentro troverete tutti i DPI richiesti per maneggiare il prodotto nel modo più sicuro possibile. I DPI, per chi non lo sapesse, sono i dispositivi di protezione individuali. In questo caso i DPI necessari sono degli indumenti adatti a coprire il corpo, degli occhiali e dei guanti. Anche se ho ridotto il danno da ustione diluendo l'acido con dell'acqua, c'è sempre la possibilità che qualche goccia finisca su di me. Pertanto non ho azzerato il rischio e di conseguenza indosso i miei DPI. Allora, indossiamo i guanti. Di solito indosso i DPI soprattutto quando maneggio l'acido per diluirlo, perché essendo l'acido in concentrato è veramente rischioso. Questi sono degli occhiali, una maschera praticamente, ed è molto utile perché permette di mantenere sotto gli occhiali da vista. Ecco fatto. Vado a indossare anche i copribraccia, artigianali ma funzionali. Perfetto. Allora, io so che questa è la mia soluzione diluita, quindi la andiamo ad aprire. Ok. Io so che all'incirca 10 millilitri saranno sufficienti. Chiudiamo subito il botticino dell'acido e poi andiamo a mettere l'acido nella soluzione. Andiamo subito a mescolare bene in maniera che l'acido non entri direttamente a contatto con i minerali e quindi non li faccia precipitare. Perfetto. Finito. Sì, lo so che è una scocciatura, ma se mi finisse malauguratamente una goccia di acido nell'occhio, sarebbe un danno irreparabile. Ma il consiglio più importante che vi do riguardo alla sicurezza è di tenere questi prodotti fuori dalla portata dei bambini. Sembra quasi scontato ricordarlo, ma alcuni prodotti sono colorati e ricordano succhi di frutta o bevande colorate che sono come una calamita per i più piccoli. Nel caso vogliate fare come me e quindi diluendo in percentuale l'acido in acqua distillata, come quello che abbiamo appena usato, io sull'esterno ci metto sempre la scritta acido e ci metto il simbolo del teschio, sempre qualcosa in più. Comunque massima attenzione nel riporre queste sostanze in posti non raggiungibili dai bambini e soprattutto utilizzate dei tappi con il blocco, come questo, vedete che non si svita. Per aprirlo bisogna premere abbastanza forte sui lati del tappo per poterlo aprire. Pippone sulla sicurezza finito, anche se doveroso. Quindi mescolare sempre bene dopo aver inserito l'acido e poi procediamo con la misurazione. Ecco, adesso è 6,82. Direi che è un buon risultato. Una volta utilizzato lo strumento dobbiamo sempre ricordarci di risciacquarlo in acqua distillata.
Perfetto. Adesso il pH è regolato a puntino. Nel caso che non avessimo ancora raggiunto il range di pH ideale, dobbiamo procedere con l'aggiunta di altro acido. Sempre un pochino alla volta e mescolando bene ogni volta. Ritornando al potenziale di idrogeno o pH, avrete capito che una forte comprensione dei suoi principi fondamentali e delle dinamiche correlate ci conferisce un vantaggio nel mantenere un pH ideale per la crescita. Anche se il mantenimento dell'equilibrio del pH richiede un impegno quotidiano per il monitoraggio e in determinate situazioni anche di regolazione. Ad ogni modo, se avete delle esperienze da condividere o consigli su come controllare e gestire il corretto equilibrio del pH, scrivetemelo nei commenti. Mi farebbe molto piacere condividere e scambiare con voi eventuali risultati di esperimenti con modificatori del pH naturali, se li avete usati, come ad esempio il succo di limone o altri derivati da sostanze organiche. E se il video vi è piaciuto, vi invito come al solito a mettere un bel like e a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Nel prossimo video parleremo di EC, la conducibilità elettrica, o più propriamente detta conduttività elettrica. Quindi assicuratevi di aver attivato anche la campanella, così verrete avvisati all'uscita del nuovo video. Buona idroponica a tutti! Ciao!